Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Da bambino uno dei libri che mi ha appassionato di più e che ho letto e riletto è stato Il Gran Sole di Hiroshima di Karl Bruckner. Lo prendevo in mano e mi immaginavo quel cielo che diventava più luminoso del sole, quel fungo di fuoco che saliva nel cielo di una città intera. Ma allora onestamente non capivo fino in fondo cosa volesse dire. Non afferravo davvero l'orrore, la follia umana, la distruzione assoluta che una sola bomba poteva portare. Pensavo fosse solo una storia triste di guerra. Oggi da adulto quel libro mi è tornato in mente con una forza incredibile perché ho letto una notizia che mi ha lasciato letteralmente a bocca aperta. Il 6 agosto 1945 a Hiroshima, a poco più di 1 chilometro dall'epicentro dell'esplosione di Little Boy, c'era una piccola casa parrocchiale della chiesa di Nostra Signora dell'Assunzione. Dentro vivevano 4 sacerdoti gesuiti tedeschi: padre Ugo Lassalle, padre Hubert Schiffer, padre William Klein Sorge e padre Hubert Cieslik. La bomba atomica cancellò in un istante 2/3 della città. Decine di migliaia di persone morirono carbonizzate, ustionate o, nei giorni successivi, per radiazioni. Ma quei 4 sacerdoti sopravvissero. La loro casa rimase in piedi anche se danneggiata. Loro riportarono solo ferite leggere. I medici li visitarono e dissero, senza mezzi termini, le radiazioni vi uccideranno tra poche settimane. Invece vissero tutti per decenni, senza mai sviluppare tumori o malattie legate alla bomba. Ancora oggi la scienza non ha una spiegazione convincente e si parla apertamente del miracolo di Hiroshima, una storia vera, documentata e che sembra uscita da un film. Eppure, proprio parlando di distruzione, in internet c'è chi fa notare una cosa interessante. Dice che alla fine della guerra le foto di Hiroshima e Nagasaki, dopo le bombe atomiche, somigliavano in modo impressionante a quelle di Dresda, la bellissima città tedesca rasa al suolo pochi mesi prima, nel febbraio del 1945, da un feroce bombardamento a tappeto degli alleati. Fu voluto fortemente da Churchill. A Dresda, in 3 giorni di raid, morirono fino a 25.000 persone, soprattutto donne, bambini e anziani, a causa del terribile firestorm, una tempesta di fuoco creata dalle bombe incendiarie. La città fu praticamente cancellata, senza bisogno di alcuna arma nucleare. E allora qualcuno si chiede: la distruzione provocata dalle 2 bombe atomiche fu davvero così diversa e unica rispetto a quello che già si poteva fare con i bombardamenti convenzionali? E qui la faccenda si fa ancora più strana, perché su internet da anni gira una teoria complottistica che ormai conoscono già in tanti. Gli extraterrestri non permetteranno mai più lo sgancio di una bomba atomica. L'hanno già impedito in passato e lo faranno ancora. Video, commenti, forum interi pieni di gente convinta che gli UFO intervengano per proteggerci dall'autodistruzione nucleare. Ma negli ultimi tempi, fra le tante teorie complottistiche, se ne sta facendo largo una nuova che sta prendendo sempre più peso. Una storia dello stesso calibro di quella che dice che lo sbarco sulla Luna non è mai avvenuto e che era tutta una messicena in uno studio di Hollywood. La teoria è questa: la bomba atomica non è mai esistita e ci hanno preso in giro tutti quanti per quasi un secolo. Niente fissione nucleare, quindi, niente progetto Manhattan, come ce l'hanno raccontato, solo propaganda di guerra per spaventare il mondo e giustificare la supremazia americana. Una bufala colossale. Dicono esattamente come la bandiera piantata sulla Luna. E allora io chiedo:
E se la bomba atomica non fosse mai stata veramente creata e sganciata? Non perché sia una bufola, ma perché per ipotesi l'umanità non l'ha mai scoperta. Facciamo solo un'ipotesi. Immaginiamo un mondo parallelo in cui per qualche motivo la fissione nucleare non è mai stata inventata. Niente Einstein che firma le lettere a Roosevelt, niente Los Alamos, niente Little Boy, niente Fat Man. Come sarebbe andata la storia? Nel 1945 la guerra contro il Giappone stava comunque per finire. I sovietici stavano per entrare in guerra contro Tokyo e i giapponesi temevano i comunisti molto più degli americani. Molto probabilmente il Giappone si sarebbe arreso lo stesso, anche senza le due bombe. Vabbè, qui le storie e le teorie poi si incrociano, c'è chi dice che in ogni modo gli Stati Uniti non avrebbero mai perdonato l'attacco a Pearl Harbor. Ma torniamo a noi. Ma senza l'atomica il dopoguerra sarebbe stato comunque completamente diverso. Niente nucleare, niente deterrente, niente mutually assured destruction, quella bellissima espressione inglese che significa distruzione reciproca assicurata. E quindi niente regole. La guerra fredda non sarebbe stata fredda, sarebbe diventata caldissima, diretta, brutale. Senza la paura dell'apocalisse nucleare, Stati Uniti e Unione Sovietica si sarebbero potuti scontrare testa a testa. Niente più guerre per procure in Vietnam o in Corea, come le conosciamo noi, o come ce l'hanno fatte conoscere. Solo due superpotenze enormi che si odiano con tutto il cuore, con eserciti giganteschi e nessuna bomba a fermarli. L'Europa sarebbe stata il campo di battaglia principale fin dal primo giorno. I carri armati sovietici avrebbero invaso la Germania Ovest in poche ore. Berlino sarebbe caduta in un pomeriggio. La terza guerra mondiale sarebbe scoppiata davvero. Ma gli americani avevano un vantaggio enorme, il controllo totale dei mari e dell'aria. Un'industria bellica che produceva ritmi folli e due oceani enormi a proteggerli. I sovietici, invece, nonostante la superiorità numerica, avrebbero dovuto combattere una guerra di logoramento contro l'economia più grande del mondo. La terza guerra mondiale non avrebbe distrutto il pianeta, ma avrebbe distrutto il secolo. Milioni di morti, città rase al suolo con bombe convenzionali, intere generazioni spazzate via. E alla fine, molto probabilmente l'Unione Sovietica sarebbe collassata comunque. Ma questa volta nel sangue, con una guerra civile sanguinosa. Non nel 1991 con Gorbaciov e con le bandiere che scendevano praticamente pacificamente dal Cremlino. Quindi ricapitoliamo: da una parte abbiamo il miracolo inspiegabile dei 4 gesuiti sopravvissuti a Hiroshima, dall'altra le teorie degli alieni che ci salvano dalle bombe, che ci salveranno dalle bombe, e poi questa nuova ondata complottista che dice la bomba non è mai esistita. Ci hanno raccontato una balla epica. Io non so quale sia la verità, ma vi chiedo una cosa. Cosa vi spaventa di più? Un mondo in cui la bomba atomica esiste e ci tiene paradossalmente in pace da 80 anni almeno? O un mondo in cui la bomba non è mai stata inventata e l'umanità si è massacrata in una terza guerra mondiale convenzionale? Forse a volte la cosa più spaventosa non è la bomba, è il mondo che esiste senza di lei. Se questo video vi è piaciuto, so che è stato un po' lungo, ma spero vi abbia tenuti incollati. Spaccate quei like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e scrivetemi nei commenti. Cosa preferireste, un mondo con la bomba o un mondo senza? E soprattutto, credete anche voi che la bomba atomica sia una delle più grandi bufale della storia? O pensate che il paragone con Dresda cambi tutto? Ci vediamo nel prossimo video.
sempre qui, sempre su argomenti che fanno pensare. Un abbraccio e grazie di cuore per essere arrivati fino alla fine.